Ciao a tutte, ben ritrovate. Allora, informazione numero 1, io non so fino a quando riuscirò a registrare dei video perché già oggi è una sfida di quelle, oh my god, nonostante acceso, condizionatore, bla bla bla, è veramente terribile. Ho visto che le temperature di questa settimana, voi vedrete il video nel fine settimana, io la sto registrando a inizio settimana e saranno ancora più calde, quindi è una challenge. Vedremo finché riesco, finché vi faccio qualche video. Se non mi vedrete la domenica vuol dire che non ce l'ho fatta. Ma oggi andremo a fare, credo, a parte forse un prodotto, di riuscire a farvi una completa full face con alcune delle novità che ho acquistato prima di assentarmi una settimana. Tra l'altro queste novità sono anche testate, provate, eccetera, eccetera, perché me le sono portate dietro e quindi le ho utilizzate nella settimana in cui non ci sono stata e vi posso dire anche qualcosa di più, quindi non è una prima impressione perché li ho già provati. Di che cosa andremo a parlare? Andremo a parlare di Nabla. Questi prodotti qua sapete che li ho presi appena usciti, a me piacciono molto, il fondotinta testato, ritestato per la mia pelle da normale a secca va benissimo. Per chi mi scrive vi invidio tantissimo che vi truccate con questo caldo, regà, io mi trucco così acceso tutto quanto per farvi video un giorno a settimana, se no ma chi si mette tutta questa roba in faccia con sto caldo, tutta sta roba. Insomma, io faccio pure delle basi molto leggere, però non mi faccio la base col fondotinta, assolutamente. Uso una skin tint, uso solo un po' di correttore, metto solo le goccine, non, ce l'ho di là, quelle di Collistar abbronzanti in un po' di crema e uso solo quelle, quindi no, cioè non pensiate che io la mattina ma de che? Che film vi siete fatte? No. Sempre ritornando a noi, però oggi appunto andremo a provare alcune delle novità che ho preso delle ultime uscite di Nabla e con l'occasione andiamo anche a riutilizzare un po' tutti i prodotti che già ho e che mi piacciono. Vi farò vedere dopo a mano, step by step, che cosa ho preso. Cominciamo dalla base, cominciamo con il fondotinta. I nomi precisi, i colori che uso io, come sempre, tutto nell'info box. Allora, vado a mettere un po' del fondotinta, diciamo così, e ce lo facciamo bastare. E questo fondotinta, già ve l'ho detto, l'avete visto più volte in applicazione, in tanti video che ho fatto, insomma con la base del viso fatta con questo prodotto, su di me funziona molto bene, è sottile, lascia un finish luminoso ma asciutto, ha una buona durata nel corso delle ore, per me uniforma il giusto e anche mettendone una quantità veramente esigua, come avete visto, perché l'ho appena strisciato sul viso. Diciamo che può essere un buon compromesso se avete bisogno di una base per qualche evento, qualche cerimonia, qualche cosa in questo periodo. Secondo me questo può essere comunque un buon prodotto da utilizzare con parsimonia in questo periodo, perché perlomeno a me garantisce anche un'ottima durata. Come avete visto, pochissimo prodotto va a uniformare il giusto senza appesantire la pelle del viso, quindi ecco, sono quei prodotti abbastanza versatili per quanto mi riguarda. Cominciamo con il make up degli occhi. Questa è la Cupid's, quella malva, questa ce l'avevo già. Vi farò vedere, ho preso due nuove Cupid's e il trucco ovviamente cercherò di abbinarlo a qualcosa che già ho, e vado a fare una riga qui, così alla come viene, perché poi velocemente l'ho già fatto di qua, andiamo a sfumare e creiamo un po' di ombreggiatura e di intensità nella parte alta della palpebra. Una delle Cupid's che ho preso mi è stata consigliata da una di voi che mi segue da tantissimo tempo e che me l'ha scritto su Instagram. Sì, ma la devi prendere, è bellissima! E io l'ho presa e dopo vi farò vedere. E l'ho anche già usata, anche questa mi dura tantissimo, l'ho messa nella parte bassa dell'occhio come la metteremo anche oggi, dopo vi farò vedere. Poiché nonostante il condizionatore sto sudando sul collo, pinza, perché ve l'ho detto, oggi è sopravvivenza. Uno dei nuovi prodotti che ho acquistato,
una delle Cupids e una di quelle luminose. Io di luminose ne ho tantissime, le uso tantissimo e le adoro tutte. E questa è Tourmaline, adesso ve la faccio vedere anche swatchata. E ha questi sbrillini sul rosa, spero si riescano a vedere. Boh, si vedono? Lo scopriremo solo vivendo. Comunque è lei. La vado a mettere su tutta la palpebra mobile, proprio così, tipo pennarello, no? Ecco, così la tiro su verso l'esterno, la metto proprio dappertutto, fino alla piega dell'occhio. Faccio un primo strato, prendo il pennello con cui ho sfumato prima quella malva e comincio a sfumarla. Quelle luminose io le metto spesso, vabbè, la mirror nell'angolo interno, lo sapete, vado a fare un secondo strato adesso. Utilizzo tutte quelle sul grigino con gli sbrillini sul rosa, adesso non mi ricordo i colori. Una volta vi ho fatto un look totalmente con quelle sul grigio che ho. Sono proprio belle, sono delicate, hanno tutti questi riflessi. E guardate con un niente già. Poi dobbiamo andare a sistemare il tutto, però basta applicarle, fare uno strato sottile, sfumare bene. Potete anche sfumare con il polpastrello, io mi trovo meglio col pennello, ma come sempre ognuno fa come crede. E adesso vado un pochino più a ridosso della rima ciliare. Vedete a mano che andate a stratificare poi come prende di intensità a scalare sull'occhio? E sempre qua la tiro verso l'alto, che l'occhio da pesce fracico non lo vuole nessuno, diciamoci la verità. Vado a fare la stessa cosa di qua e poi andiamo avanti. A questo punto vorrei andare al centro della palpebra a mettere qualcosa. Allora, queste sono tutte le palette di Nabla di queste componibili che ho. Io ne ho 6 e più ho 2 o 3 palette di quelle diciamo classiche. Però vorrei andare a mettere qualcosa di riflessato. Penso di andare a mettere questo, che ora non mi ricordo sinceramente, ve lo scrivo nell'info box il colore perché non mi ricordo adesso qual è, devo tirar fuori la cialda. Pure questi qua sono quelli riflessati, ma non vorrei una cosa troppo strong. Questi qua sono un po' più pigmentati. Qui c'ho anche dei glitter, insomma ce n'ho anche questa qua, che tra l'altro si sposerebbe pure bene con il matitone che dobbiamo mettere dopo. Non lo so, aspettate, ci penso. Allora, qui abbiamo i glitter, quelli sul viola. Questo è questo qua, sberluccichino di questa palette qua. E questo è quello che avevo preventivato all'inizio, che è questo qua. Questo. Però mi sa che vado a mettere sti glitterini, vediamo. Li voglio mettere solo qua al centro. Ok. Mettiamo dall'altra parte, mettiamo un altro pochino solo al centro, sempre i glitterini. Quindi ho messo, solo che questi sicuramente erano limited, non si trovano più, solite storie. Comunque, se il nome ve lo metto, magari questa palette l'avete presa pure voi quando è uscita e ce l'avete. Ho messo un po' di correttore che non è Nabla, ho avuto quello di Nabla ma l'ho finito, non l'ho più ricomprato, insomma sapete, uso sempre quello o di Fenty o quello di Patrick Ta. In questo periodo quello di Fenty perché quello di Patrick Ta è un pochino troppo chiaro per questo periodo. E vado a mettere sempre Tourmaline sotto l'occhio e poi la vado velocemente a sfumare. Così riprendo sempre il pennello, quello di prima, e vado a ombreggiare. E ora l'altro acquisto, quello che mi è stato caldamente consigliato, è un'altra Cupids. Questa è completamente matte ed è la Lilac, ve la metto qua vicino, che è bellissima, dura tantissimo, a me anche nella rima interna dell'occhio, e la vado a mettere proprio là. Vado nella rima interna e anche un pochino su Tourmaline. Non è troppo scura, non è troppo chiara, è molto carino l'effetto. Angolo interno vado sempre con un po' di mirror, che è sempre la mia prefe, da mettere qua. Si sposa bene con un po' tutto perché non è troppo gialla, non è troppo beige. Un bel compromesso. Mascara, me l'avete visto usare non so quante volte ormai. A me piace molto questo, ce l'ho
forse anche questo da quando è uscito, perché mi si vede subito sulle ciglia, è bello nero, mi prende bene tutte le ciglia, non me le appiccica, me le rigira subito, non devo stare a fare 8000 passate, quindi anche questo per me è un ottimo compromesso tra qualità, tempo di applicazione. Io odio applicare il mascara e fare 800 passate, e quindi la formulazione su di me funziona molto bene. Stick Bronzer Contouring, dico bronzer contouring perché io ho un colore intermedio, non è tanto caldo, e anche questo mi piace moltissimo, si stende molto bene. Aspettate che qua, tra capelli tirati su, ciuffetti e cose, ecco, facciamo così, mettere un pochino qua che ombreggiamo sotto il labbro, che poi è più carino l'effetto della matita, e questo è quanto, e lo andiamo a sfumare. Cioè, è uno di quei prodotti che effettivamente si sfuma in un attimo. Queste formulazioni sono belle, io mi ci trovo veramente bene, altrimenti non avrei preso altro, tipo uno dei nuovi blush. Me ne piaceva più di uno, però ho detto vabbè, intanto cominciamo con questo perché ragazzi, stanno uscendo solo blush. Ce ne sono altri di altri brand che sono usciti, che mi piacerebbe provare, ma mi rendo conto che negli ultimi mesi, perché sono usciti solo blush, e anche delle belle formulazioni, dei bei colori, quindi fa per carità anche piacere provarli, ma solo blush escono. Come vedete anche questo comunque è molto leggero come prodotto per la base. Arriviamo al blush. Ta-da! Ho preso lui è Daydream, mi sembra, sì, Daydream, ed è un nude rosato. L'ho preso anche in riferimento agli altri che ho preso quello un pochino più sul pesca, quello un po' più sul rosa. Ecco, qui ho voluto prendere il nude rosato, lo uso tutto, a parte che io i blush comunque al di là del colore li uso sempre tutto l'anno a seconda di quello che mi va ad emettere, non è che... molto bella la formulazione, si sfuma in maniera meravigliosa, e anche senza averli fissati mi sono durati nonostante il caldo, facendo solo un pochettino di... cioè ho messo solo lui praticamente con un po' di correttore, mi è durato tantissimo. Quindi il colore è questo, è bellissimo, guardate come si sfumano. Cioè che cosa dobbiamo dire? Niente, proprio niente. E più di una volta sono andata sopra questo con quello in polvere compatta di Dior Backstage, che vi ho fatto vedere nel video con i prodotti che ho preso di Dior. Questo è il pomelo, credo limited edition estiva, non so se si trovi ancora, però insieme sono una meraviglia. Quindi sopra ci ho messo questo, ma oggi lo lasciamo così, ve lo voglio far vedere il colore così com'è. Come cipria oggi vado a utilizzare un pochino della Flat Perfection di Neve Cosmetics. Ad esempio una cosa che su di me non piace a tantissime persone, ma su di me funziona malissimo, ma proprio aiutatemi a dire malissimo, è la cipria di Nabla, quella compatta, terribile. Mi invecchia di 150 anni in un nanosecondo, qualunque quantità ne utilizzi. È terribile sulla mia pelle, non so come mai faccia una reazione del genere. Chi mi segue da tempo lo sa, perché ci rimasi malissimo. È terribile, ma anche messa così, proprio appena accennata, impossibile da utilizzare sulla mia pelle. No vabbè, sappiatelo, non ho registrato, quindi adesso vi faccio vedere quello che ho fatto. Perdonatemi. Allora, vi dicevo, parlando da sola, che ho preso anche uno dei nuovi rossetti, quelli effetto velluto, Beyond Blurry, già non me lo ricordo più, ve l'ho detto un secondo e mezzo fa. Sì, i Beyond Blurry. Il colore è Blessed ed è questo meraviglioso colore, che è questo meraviglioso colore. Con voi ero andata a scegliere la matita labbra, ne ho provate diverse, alla fine ho abbinato una matita, una delle più chiacchierate del momento, le matite labbra di Charlotte Tilbury, ok? Nel colore Love Trap, che sarebbe questa qua sopra, questi due trattini. Le altre erano troppo marroni, cercavo un po' una via di mezzo. Il rossetto è meraviglioso e
Come vi dicevo quando parlavo da sola, è un rossetto che nel momento in cui nel corso delle ore uscite, mangiate, bevete, bla bla bla, va un po' via, a me lascia le labbra un po' tinte, quindi resta comunque un effetto molto carino sulle labbra. E ne ho 4 di questi rossetti, io adoro questo finish super vellutato che fa Nabla, e quindi ne ha fatti anche altre 2 tipologie in colori nuovi, ma questa e quella lucida sono le mie tipologie preferite, ma questo colore mi ha rapito il cuore appena l'ho visto. Di nude ne ho tanti, anche di queste collezioni qua di Nabla, questo qua mi è piaciuto subito tanto tanto. Con un atto di coraggio ho sciolto un po' i capelli, questo è l'effetto finale del make-up, quindi ho acquistato matitone e matitone Cupid's, il blush e il rossetto nei nuovi colori, e il nuovo prodotto che in assoluto è il blush, che non esisteva ancora. Mi piacciono molto, li ho già testati, provati e approvati. Tutto Nabla meno il correttore. Emoji del giorno: dove vorreste essere in questo preciso momento? Al mare, sulla spiaggia, a sudare, a buttarvi in acqua, o in montagna, dove credo che comunque si sudi lo stesso, perché chi c'è stato mi ha detto che fa caldissimo anche in montagna, ma fatemi sapere. Team mare, team montagna. Mare, montagna, mare, montagna, mare, montagna. Vi ringrazio infinitamente per essere state qui con me a truccarvi insieme a me, e ci vediamo alla prossima. State bene, e se ancora non l'avete fatto, non lo dico da un sacco di tempo, lo dico a fine video, iscrivetevi al canale, mi sostenete un pochino e magari facciamo arrivare il canale ad altre ragazze non più giovanissime come noi, le diversamente giovani, ma sempre gagliarde. Ciao!